Ciao, sono Vanessa, una nuova collaboratrice occasionale di Heavy Metal Heaven. Oggi ti raccontiamo un full act d'esordio di una band ucraino-polacca, post black metal, un filo immaturo ma valido e promettente. Se è vero che di solito a livello lirico il black metal è spesso associato a satanismo, occultismo e dintorni, non è detto che debba per forza essere sempre così. Per esempio, la scena americana insegna che si può parlare anche di panorami, e natura e tanti altri gruppi dimostrano che i temi da affrontare sono potenzialmente illimitati. Per esempio, si possono cantare testi che abbiano al centro vita e filosofia, come fanno i Three Eyes of the Void con The Atheist. Progetto fondato nel 2017 da Dmytro Kavashin a Kiev, è però passato qualche anno dopo da one man band a collettivo quando il musicista ucraino si è trasferito a Danzica, in Polonia. Proprio in questa nuova veste è stato registrato questo esordio sulla lunga distanza, uscito sotto Folter Records lo scorso 27 ottobre. Al suo interno i Three Eyes of the Void suonano un post black metal che a tratti sa essere espanso, atmosferico come spesso capita, ma spesso è più diretto della versione standard del genere. Lo si è in senso aggressivo, con persino vago retrogusto death e a blast costante di Arkadiusz Nitzlek, che ha grandi melodie più accessibili e meno dilatate, di quanto capita a volte nel genere. Se a tratti la chitarra è onirica, riverberata come nel post black metal più classico, altrove è più diretta, con assoli e melodie meno inaccessibili. Grazie anche a qualche influsso esterno, per esempio dal progressive, ne risulta uno stile abbastanza personale, che in parte si ispira proprio al black metal polacco. I Magla in testa, ma senza copiare davvero nessuno. Questa sua personalità è il punto più forte di The Artist, insieme alla buona varietà di atmosfere, di passaggi che il gruppo riesce a mostrare, almeno in diversi frangenti. Purtroppo, a tratti, la musica di Three Eyes of the Void pecca un po' di monotonia, il che rende la scaletta un po' omogenea. In generale, il gruppo ucraino-polacco a tratti sembra ancora un po' immaturo, seppur in generale sappia come sfruttare la propria abilità meglio di tante altre. Lo dimostrano due brani come Descent, a tratti malinconico, specie nei momenti più espansi, come quello al centro, con persino il sassofono di Dima Dudko e soprattutto la title track. Pur essendo più allineata rispetto all'altra al genere medio del disco, ha comunque una bella varietà e tutta una serie di passaggi notevoli e impressionanti che spiccano e rendono i suoi quasi 8 minuti il meglio della scaletta che chiude. Per fortuna, comunque, nonostante il difetto e maturità, anche gli altri tre lunghi pezzi che compongono i 40 minuti abbondanti del disco non scendono mai sotto la bontà. Per concludere, The Artist è solido e di buonissimo spessore. È probabile che tu possa apprezzarlo se ami il post black metal, ma non ti dispiace anche la versione più classica del genere. Sicuro, poi, i Three Eyes of the Void hanno anche le potenzialità per crescere e fare meglio, come dimostrano le due tracce citate poco fa. Per quanto ci riguarda, speriamo perciò di risentirli in futuro, con il loro potenziale espresso al massimo. Voto di Heavy Metal Heaven 82 su 100. Per oggi è tutto, ti abbiamo incuriosito sul disco? Diccelo nei commenti, oltre a mettere like e a condividere. Ti esortiamo inoltre a iscriverti al nostro canale ed attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre al passo con i video che pubblichiamo ogni settimana. Infine siamo anche su Instagram, Facebook e Pinterest. Trovi i link sotto, ci vediamo la prossima volta!